Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Fargan S. Anseris Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Fargan S? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fargan S durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Fargan S? Fargan S è un farmaco a base del principio attivo prometazina cloridrato, appartenente alla categoria degli premedicazione, ipnotici, antipruriginosi e nello specifico derivati fenotiazinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Anseris Pharma SRL. Fargan S può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Fargan S in 5 fiale 2 ml 50 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Anseris Pharma SRL. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: prometazina cloridrato. Gruppo terapeutico: premedicazione, ipnotici, antipruriginosi. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento sintomatico degli stati allergici a carico dell'apparato respiratorio, delle mucose e della cute. Reazioni allergiche da farmaci e da trasfusioni di sangue o emoderivati. Pruriti diffusi. Reazioni anafilattiche. Punture di insetti. Come sedativo ipnotico e per le turbe emotive di lieve entità. Posologia: adulti, via orale. 1-4 compresse nelle 24 ore, ripartiti in PA. Somministrazioni ai pasti. Somministrare alla sera la dose più alta. Adulti, via parenterale. Generalmente 25-50 mg, 1-2 ml, per iniezione intramuscolare profonda o in caso di urgenza le stesse dosi per iniezione endovenosa lenta, diluire 1 ml di Fargan S in 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili. Non si deve superare la dose di 100 mg per via parenterale. Bambini, via parenterale. L'uso nei bambini, in particolare in quelli tra 6 mesi e i 2 anni di età, va limitato a trattamenti occasionali o in situazioni di emergenza ed effettuato sotto il diretto controllo del medico. Da 6 mesi a 1 anno. 2,5-5 mg al giorno, per via IM profonda. Da 1 anno a 5 anni. 5-7,5 mg al giorno, per via IM profonda. Da 5 a 10 anni. 7,5-12,5 mg al giorno, per via IM profonda. Per ottenere un effetto ipnotico sedativo è sufficiente una dose serale di 2-5 mg. Nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Controindicazioni: gravidanza accertata o presunta, ipersensibilità nota verso la prometazina e verso altri antistaminici di analoga struttura chimica. Il prodotto è inoltre controindicato nei bambini sotto i 2 anni di età, durante l'allattamento, nei pazienti in trattamento con inibitori delle monoaminoossidasi, IMAO, in corso di terapia nelle affezioni delle basse vie respiratorie, compresa l'asma bronchiale. Per i suoi effetti anticolinergici non utilizzare in caso di glaucoma, nell'ipertrofia prostatica, nell'ostruzione del collo vescicale, nelle stenosi pilorica ed duodenale o di altri tratti dell'apparato gastroenterico ed urogenitale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Alle comuni dosi terapeutiche gli antistaminici in genere presentano effetti secondari assai variabili da composto a composto e da soggetto a soggetto. Particolare cautela occorre nel determinare la dose in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli effetti degli antistaminici sono accentuati dall'alcol, dagli ipnotici, dai sedativi e tranquillanti e da altri farmaci ad effetto depressivo sull'SNC. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Fargan S insieme ad altri farmaci come eurosidrossiclorochina doca euro, eurosplaquenila euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Fargan S durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fargan S durante la gravidanza e l'allattamento?
In gravidanza e durante l'allattamento il farmaco dovrà essere somministrato soltanto in caso di effettiva necessità. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Poiché copyright l'effetto secondario più frequente alla sedazione che può manifestarsi con sonnolenza, di ciò debbono essere avvertiti coloro che potrebbero condurre autoveicoli o attendere ad operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza. Effetti indesiderati. Alle comuni dosi terapeutiche gli effetti collaterali più frequenti consistono in sedazione e sonnolenza, astenia, facile affaticabilità, difficoltà nella coordinazione motoria, visione indistinta, diplopia, vertigini, ronzii auricolari. Sono tuttavia possibili, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di iperdosaggio si osservano in genere spiccati effetti depressivi o stimolanti sull'SNC. Nei bambini l'azione dominante è quella eccitante con tremori, insonnia, eccitazione, atetosi, atassia e convulsioni. È comune anche la presenza di pupille dilatate e fisse, facce fortemente rossate e febbre, probabilmente da azione anticolinergica. Negli stati più gravi si osserva coma e collasso cardiocircolatorio. Proprietà farmacodinamiche. Il Farganes è un farmaco derivato dalla fenotiazina dotato di potente e prolungata azione antistaminica, di attività antiemetica, antiessudativa, sedativa ed ipnotica. Proprietà farmacocinetiche. Gli H1 antagonisti sono ben assorbiti dal tratto gastrointestinale. Dopo somministrazione orale le concentrazioni di picco plasmatico sono raggiunte in 2-3 ore e la durata di attività è di circa, dati preclinici di sicurezza. Gli H1 antagonisti non possiedono attività carcinogenetica. Elenco degli eccipienti. Compresse rivestite. Lattosio, amido, polivinilpirrolidone, sodio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, gomma sandracca, colufonia, talco, magnesio carbonato, titanio biossido, E172, gomma arabica, cera carnauba, saccarosio. Soluzione iniettabile. Potassio metabisolfito, sodio solfito. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.